Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi video tutorial e vi mostrerò come realizzo i miei pan di stelle, visto che devo riassortire nuovamente la linea dei vari orecchini in company. E nulla, vi lascio alla visione del video e man mano che ci saranno i vari passaggi spiegherò che tipo di strumenti utilizzo e soprattutto anche appunto il tipo di fimo, il numero del fimo che utilizzo. Questo è appunto il fimo color cioccolata, il numero è il 77 e adesso andrò appunto a condizionare la pasta. È un procedimento piuttosto lungo e quindi ho tagliato un pochino il video perché altrimenti veniva un video di mezz'ora. Appunto condiziono la pasta, la scaldo in maniera tale da ottenere poi un panetto morbido e più facilmente appunto lavorabile, e più si lavora il fimo meglio è, perché poi dopo in cottura si evitano tutte le varie crepe che si possono creare appunto se la pasta non è anche ben condizionata. Ora qui sto facendo una specie di rotolino che taglierò in parti uguali per realizzare le basi appunto per gli orecchini a lobo che andrò a fare. Come riferimento prendo appunto il pezzetto di fimo appena tagliato in maniera tale da fare appunto le palline uguali, il più possibile uguale. Sto usando un cutter, speriamo che YouTube non mi censuri il video. Comunque sono tutti appunto il rotolino tagliato tutto in parti uguali. Realizzo la pallina, la schiaccio sul piano di vetro precedentemente pulito con alcol in maniera tale che non ci siano residui dal precedente utilizzo di film con altri colori. Realizzo appunto questa pallina un po' schiacciata per realizzare proprio il biscottino. Rifilo tutta la circonferenza e poi stacco il biscottino dal vetro e lo vado ad appoggiare su un piano, su un coperchio in questo caso, per poterlo lavorare con uno strumento appuntito che ora vedrete. Ho cercato più di una volta, ho cercato di realizzare anche autonomamente questo tipo di strumento, ma non mi ha mai soddisfatto più di tanto. Poi nel negozio per Belle Arti ho trovato quello che faceva per me e adesso utilizzo sempre questo. È uno strumento appunto a più punte. Non chiedetemi come si chiama perché non me lo ricordo, devo essere sincera. Comunque faccio la texture del biscotto, stando ben attenta proprio a toccare tutta la pallina insomma che sono andata a creare, proprio per dare questo tono realistico al biscottino. È un procedimento che richiede alcuni minuti, ma va fatto, altrimenti risulta poco realistico appunto. Una volta fatto questo, una volta finito il procedimento di punzonatura, punzecchiatura del fimo, vado a tirar fuori il fimo fluorescente bianco, perché io sui miei progetti
relativi appunto al pan di stelle utilizzo sempre il fimo fluorescente, perché appunto mi piace moltissimo l'effetto che fa al buio. Prima di fare tutto questo però mi pulisco bene bene i guanti, perché il fimo macchia terribilmente altrimenti. Il bianco candido del fluo, mi pulisco bene le mani, il cutter, il piano lavoro e poi procedo a tagliare il fimo Effect fluo che è lo 04. Taglio un pezzetto, ne basta veramente poco perché le stelline sono microscopiche. Vado a condizionare anche questo pezzetto di fimo, come ho fatto precedentemente. Pulisco il piano lavoro prima di appoggiarlo per non fare disastri e continuo con il condizionamento della pasta. È un procedimento lunghino, quindi è un po' laborioso, diciamo così. Però l'effetto effettivamente poi, l'effetto finale a me piace molto. Io per fare le stelline ho trovato questo sistema qua tramite appunto uno stampo e ho provato in vari modi, ma è l'unico che mi permette poi di avere le stelline tutte uguali solo attraverso stampo, insomma. Quindi utilizzo questo stampo in silicone e in maniera poi da fare una cosa molto omogenea, insomma. Tirar fuori la stellina è sempre complicato. Adesso rifinisco la stellina e qualche pezzetto di fimo rimane sempre un po' attaccato. È un lavoro lungo e di precisione anche questo qui. Eccoci, stellina pronta e ora la applico sul biscottino. La faccio aderire bene. Poi tramite un bulino mi aiuto nel rifinire appunto la stellina e far sì che resti ben adesa al biscottino. Ecco. E una. Io ne realizzerò 3 di queste stelline, anche perché non mi piace eccedere troppo con le decorazioni. Eccola qua, la seconda stellina. Qui ho voluto provare a mettere un po' più di pasta all'interno dello stampo, che poi vado a tagliare con il cutter per ovviare il problema appunto degli eccessi di pasta e per evitarmi, diciamo, di prolungare il lavoro su una singola stellina, insomma. Era da un po' che non lavoravo più il fimo, avevo proprio una grandissima voglia, quindi magari il progetto non verrà
stratosferico come facevo ai tempi, ma diciamo che l'impegno e la voglia c'è tutta. Apprezzate almeno la mia buona volontà. Chiedo venia. E ora vado a fare la terza ed ultima stellina. Stesso procedimento. Ovviamente quando si fa il lavoro con il cutter sopra lo stampo in silicone bisogna stare molto attenti, perché è un attimo ritagliare anche appunto il silicone, il pezzo in silicone, la base in silicone. Quindi per evitare di rovinare la base in silicone bisogna stare molto attenti, andarci molto delicati. Con la base del cutter con la punta del cutter mi aiuto a posizionare la terza ed ultima stellina, ed ora mi appresterò a realizzare un piccolissimo filamento proprio sottile, sempre di Fimo Effect Fluo, per realizzare quelli che poi dovrebbero essere gli zuccherini. Ovviamente deve essere molto sottile questo filamento, proprio perché gli zuccherini devono risultare molto piccoli. Realizzare questo tipo di pallina così piccola è un incubo. Devo ammetterlo, è un incubo, anche perché poi ogni tanto lo perdo tra le dita, disastri. Però una volta riacquistato di nuovo la manualità nel realizzarli, i pandistelle, poi procedo senza problemi. Applico appunto queste micro palline sul biscottino, anche in questo caso senza eccedere, senza riempirlo scusatemi, senza riempirlo fino alla fine, insomma, dando giusto quell'idea del pan di stelle. Sta già prendendo forma. Adesso, appena ho finito questo video, continuerò andando avanti con la seconda base per gli orecchini a lobo, e poi vi farò eventualmente, se volete, un altro video tutorial su come realizzo anche quelli pendenti a monachella. Eccoci, progetto finito.